Tempo fa lessi una frase che mi colpì particolarmente. Ogni fallimento ha bisogno di accurata pianificazione. Cosa vuol dire davvero questa frase? Nel video vedremo l'inaspettato rapporto tra successo e fallimento, di come l'esperienza non sia l'unica chiave che ci conduce al successo e di quale invece sia un aspetto fondamentale per raggiungerlo. Quando parliamo di successo ci riferiamo in realtà all'altro lato della medaglia del fallimento. Lasciamo perdere che cosa siano successo o fallimento. Ognuno associa a queste parole un significato diverso. Da un certo punto di vista, infatti, successo e fallimento possono essere la stessa cosa, ossia il raggiungimento di un obiettivo. E per raggiungere un obiettivo operiamo sempre una sequenza di azioni che ci portano a un risultato specifico. Nel caso del fallimento, l'obiettivo è ovviamente un qualcosa che avremmo preferito non raggiungere. La sequenza di azioni è stata sbagliata oppure inconsapevole. Una delle cose che ho notato è che sia nel successo che nel fallimento possiamo agire in maniera inconsapevole. A volte anche chi ha avuto successo semplicemente non sa spiegare perché lo ha avuto. A volte anche le storie di successo devono essere smontate, decostruite per capirne le ragioni sottostanti. L'unica certezza è che c'è sempre coerenza tra le azioni fatte e l'obiettivo raggiunto. Questo mi porta ad una bellissima citazione, quantomeno per me, dello scrittore russo Tolstoj, che dice: tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Cosa significa questa frase? Che ci sono pochi modi giusti di fare le cose, ma infiniti modi di sbagliare. Quale può quindi essere l'anello di congiunzione tra azioni e obiettivi? È la consapevolezza. Lavorare costantemente nel migliorare la coerenza tra azioni e obiettivo desiderato. Capire di volta in volta i propri errori e pianificare intenzionalmente. Un'altra cosa che ho appreso durante la mia carriera è una diversa comprensione non soltanto della formazione, ma soprattutto dell'esperienza. Già saprai che la formazione vale poco senza l'esperienza. Quello che forse può sfuggire è che anche l'esperienza può valere poco. 30 anni di esperienza non hanno valore se per 30 anni si sono commessi sempre gli stessi sbagli. Senza una reale intenzione e consapevolezza, nessuna quantità di formazione e di esperienza può davvero aiutarci. Per finire, sia che si parli di fallimento oppure di successo, la chiave è la pianificazione, la consapevolezza e l'intenzionalità. E come diceva quella frase iniziale, forse anche ogni successo, proprio come ogni fallimento, è frutto di accurata pianificazione. E tu che ne pensi di questa relazione tra successo e fallimento? Fammelo sapere nei commenti. E se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.